Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vedremo insieme come fare questo fiore che ho fatto con l'uncinetto e l'uncinetto tunisino. È una tecnica un po' mista. È molto semplice da fare e veloce. Nel tutorial vediamo anche come fare la foglia con una tecnica simile e poi, giusto per darvi qualche idea per come utilizzare questo nuovo fiore, vedremo insieme come fare questa grecchetta e come fare questo appunto laccio per quaderni. Nel tutorial vi mostro tutti i passaggi passo passo, ma se non avete mai lavorato con l'uncinetto tunisino, vi lascio nell'angolo in alto a destra la playlist del corso basico per l'uncinetto tunisino. Ma ovviamente questo fiore lo possiamo utilizzare in un'infinità di modi, su borse, come spilla, oppure ditemi voi come vi piacerebbe utilizzarlo e soprattutto ditemi se vi piace. Io lo trovo bellissimo e molto raffinato. Ora vi mostro un'altra idea per utilizzare questo fiore e poi passiamo direttamente al tutorial. Per esempio, con questo bel fiore e questa grecchetta potremmo decorare un vasetto di vetro, come questo per esempio, che diventerà il mio nuovo portapenne. Per questo progetto io ho utilizzato il filato Catania e un uncinetto da 3 mm, ma ovviamente per fare un fiore come questo possiamo utilizzare qualunque filato ci piaccia di più con l'uncinetto richiesto da quel filato. Iniziamo facendo un anello magico. E nel primo giro lavoriamo 5 punti bassi nel cerchio. 1, 2, 3, 4, 5. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. E chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso. Una catenella e nel secondo giro lavoriamo un aumento in ogni punto partendo dal punto in cui abbiamo chiuso con il punto bassissimo. E termineremo il giro con 10 punti. 1, 2 e alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso. Cambiamo colore. Agganciamo e tiriamo il filo bianco per farlo sparire e questo filo lo teniamo qui dietro perché ci servirà in seguito. Da qui in poi lavoriamo punto tunisino semplice e quando ci agganceremo nel lavoro di base lo faremo lavorando in costa, prendendo solo la mezza catenella dietro di ogni punto. Questa, questa, questa. Iniziamo lavorando 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. L'asola sull'uncinetto è il primo punto, quindi cominciamo a raccogliere i punti dalla seconda catenella. Giriamo al lavoro e dietro vediamo che c'è un filo verticale. Entriamo in questo filo per raccogliere i punti. Il primo punto quindi è l'asola sull'uncinetto, poi lavoriamo un aumento facendo un gettato e raccogliamo gli altri 3 punti. 1, 2, 3 e abbiamo 5 punti. Per il ritorno filo sull'uncinetto, per il primo punto passiamo tramite un punto, per tutti gli altri tramite 2. 2, 2, 2, 2. Nella seconda riga lavoriamo di nuovo un aumento, un punto ce l'abbiamo nell'uncinetto, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e per il sesto punto prendiamo anche il filo dietro, così. E ci agganciamo al lavoro, alla base
lavorando in costa dietro come abbiamo detto. Questo non rappresenta mai un punto, è solo per agganciarci al lavoro. Quando ci agganciamo alla base, anche il primo punto a ritorno lo chiudiamo chiudendo 2, filo sull'uncinetto e passo tramite 2, e anche per tutti gli altri punti. Nella prossima riga lavoriamo i 6 punti che abbiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e per il sesto punto prendiamo anche il filo con cui ci siamo agganciati alla base e lavoriamo il ritorno normalmente chiudendo tramite 1 e poi tramite 2. Lavoriamo un pippiolino di 2 catenelle, 1, 2 e un punto bassissimo alla base. Raccogliamo i 6 punti che abbiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ci agganciamo alla base nel prossimo punto. E il ritorno lo lavoriamo chiudendo 2 anche per il primo punto perché ci siamo agganciati. 1, 2, 3, 4 e alla fine lavoriamo una diminuzione chiudendo insieme 3 fili. E questo è il quinto punto. Raccogliamo i 5 punti che abbiamo, 2, 3, 4, 5 e ci agganciamo nello stesso punto di base e ritorno. 1, 2, 3 e lavoriamo una diminuzione chiudendo tutto assieme, 4 ed ora lavoriamo nei 3 punti che abbiamo, oltre al primo, 3 punti bassissimi. 1, 2, 3 e un punto bassissimo anche nel punto di base. E questo è un petalo. E ripetiamo, ci spostiamo nel prossimo punto con un punto bassissimo, 4 catenelle, nella prima riga cominciamo con un aumento e carichiamo gli altri 3 punti. E lavoriamo il ritorno. Nella prossima riga lavoriamo un aumento per arrivare a 6 punti, 2, 3, 4, 5, 6 e ci agganciamo nel primo punto e ritorno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nella prossima riga lavoriamo i 6 punti che abbiamo. E ritorno. Un pippiolino di 2 catenelle. Raccogliamo i 6 punti, 2, 3, 4, 5, 6 e ci agganciamo nel prossimo punto
e ritorno, 1, 2, 3, 4 e una diminuzione, 5 punti. Lavoriamo i 5 punti, 2, 3, 4, 5, ci agganciamo nello stesso punto e ritorno, 1, 2, 3 e una diminuzione, 4. 3 punti bassissimi nei 3 punti, 1, 2, 3 e un punto bassissimo alla base. E questa è la ripetizione che ripetiamo in tutto per 5 volte per completare il giro. Per ogni petalo lavoriamo in 2 punti e poi ci spostiamo nel punto successivo per iniziare il successivo petalo. Completiamo in questo modo tutto il giro. Completati i 5 petali, cambiamo colore, riprendiamo il filo bianco e lavoriamo un punto bassissimo nel primo punto con il bianco. E da qui cominciamo il prossimo giro. Lavoriamo un altro punto bassissimo solo nella mezza catenella davanti del punto, 3 catenelle, 1, 2, 3 e un punto bassissimo nello stesso punto, 3 catenelle, 1, 2, 3, un punto bassissimo nel prossimo punto, lavorando sempre nella mezza catenella davanti. E questa è la ripetizione che ripetiamo per fare il giro dei pistilli. 3 catenelle, un punto bassissimo nello stesso punto, 3 catenelle, 1, 2, 3, un punto bassissimo nel prossimo punto. Piegate indietro i petali perché non vi disturbino. E lavorando in questo modo completiamo tutto il giro. E alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E lo tagliamo un po' lungo se ci serve per cucire il fiore. E lo portiamo dietro. Tagliamo anche il filo rosa e il fiore è pronto. E sistemiamo i petali. E i pistilli. Nascondiamo i fili sul retro con un ago. E tagliamo. Per la foglia cominciamo con un nodino iniziale e lavoriamo 13 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Abbiamo capito che l'asola sull'uncinetto rappresenta sempre il primo punto, quindi partendo dalla seconda catenella, lavorando sempre nel filetto dietro, raccogliamo un punto normalmente, poi facciamo filo sull'uncinetto come se dovessimo lavorare un punto alto, entro, porto fuori il filo, chiudo 2 e questo è il nostro terzo punto. Per il quarto punto filo sull'uncinetto, entro nel punto, porto fuori il filo, lavoro una catenella con questo primo filo,
e poi chiudo 2, così. Nel prossimo punto lavoro un punto alto doppio, filo sull'uncinetto 2 volte, entro nel punto, porto fuori, chiudo 2, chiudo 2 e mi fermo qui e ne lavoro un altro nel prossimo punto, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto, porto fuori il filo, filo sull'uncinetto, chiudo 2 e torniamo indietro. Una volta filo sull'uncinetto, entro nel punto, porto fuori il filo, lavoro una catenella con questo primo filo e adesso chiudo 2, un punto alto nel prossimo, filo sull'uncinetto, entro, porto fuori il filo, chiudo 2 e un punto normale nel punto successivo. E lavoriamo il ritorno. Per il primo punto, filo sull'uncinetto, chiudo 1 e per tutti gli altri 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. E abbiamo lavorato mezza foglia. Ora lavoriamo un'altra riga nello stesso modo, girando il lavoro, entrando dall'altra parte delle catenelle. Quindi partendo dal primo punto prendiamo tutta la catenella e qui lavoriamo un punto semplice, poi filo sull'uncinetto, un punto alto, chiudendo 2, un punto alto allungato, filo sull'uncinetto, entro nel punto, porto fuori il filo, chiudo 1 e poi 2. Nei prossimi 2 punti, 2 punti alti doppi, uno in ognuno dei punti, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto, porto fuori, chiudo 2 e ne lavoro un altro. Un punto alto allungato, chiudo 1 e poi 2, un punto alto, e un punto semplice. E ritorno. Chiudo 1, chiudo 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. E questa è la foglia. Giriamo il lavoro e lavoriamo un punto bassissimo in questo punto per fare un po' più di punta. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E questo è il bellissimo risultato che otteniamo, che oltretutto è anche un po' tridimensionale, come potrebbe essere una foglia. Per fare la grechetta iniziamo con un nodino iniziale e lavoriamo 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. E lavorando nella prima catenella lavoriamo 6 punti alti. 1, 2, 6. Ed ora cominciamo la ripetizione che ripeteremo per tutto il lavoro. Lavoriamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e un punto bassissimo, in questo caso dove abbiamo lavorato gli altri punti alti. Giriamo il lavoro, 3 catenelle, 1, 2, 3 e 7 punti alti nell'archetto e se vogliamo intanto nascondiamo la codina. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. E questa è la ripetizione che ripetiamo. La rivediamo: 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, un punto bassissimo nell'archetto, giriamo il lavoro, 3 catenelle, 1, 2, 3 e 7 punti alti nell'archetto. 1, 7. E andiamo avanti ripetendo in questo modo fino a raggiungere la lunghezza che ci serve per questa striscia. Una volta raggiunta la lunghezza che ci serve per la circonferenza del nostro vasetto, uniamo la fine e l'inizio del lavoro. Io ho lavorato in tutto 13 ripetizioni. Giriamo il lavoro e portiamo dietro l'inizio. Dobbiamo unire il primo punto alto che abbiamo sostituito con le catenelle e l'ultimo punto alto. Li avviciniamo e mettiamo davanti l'inizio del lavoro e uniamo con punti bassissimi. Entriamo a metà dell'ultimo punto alto e alla fine una catenella di sicurezza e tagliamo il filo, e sul davanti il lavoro è unito perfettamente. Se invece vogliamo fare il laccio per chiudere il quaderno, dobbiamo lavorare tutte le ripetizioni che ci servono perché il lavoro abbracci tutto il quaderno, più o meno, considerando che comunque la lavorazione è un po' elastica e quindi si adatta. Completato il lavoro, io ho lavorato in tutto 18 ripetizioni, lavoriamo 3-4 catenelle e tagliamo il filo un po' lungo per poter cucire il bottoncino e lo cuciamo qui sopra alla fine delle catenelle. Dietro annodiamo e nascondiamo il filo. E questo lo fissiamo in questo modo. Ed ora non ci resta che cucire il fiore e la foglia, oppure solo il fiore, nella posizione che preferiamo. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questo fiore vi piaccia e che lo utilizziate in tantissimi dei vostri progetti. E se così fosse, non dimenticate di condividere le vostre foto con me. Potete farlo taggandomi in Instagram oppure condividendole nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, aspetto i vostri messaggi o i vostri like per sapere cosa ne pensate. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao! Completato il giro, entriamo nel primo punto prendendo solo la mezza catenella davanti del punto, che non è questa chiaramente.
Molto bene, molto bene. E alla fine passiamo al primo punto con un punto bassissimo.